Sono Stefano Cordara e qualche volta vado in moto. Un vantaggio che è salito a 9 secondi. Subito in pista Capirossi, subito aggressivo anche Cordara, secondo, bravissimo. Ho sempre amato le sfide, anche quelle un po' impossibili. Mentre andavo a Misano ho detto sto facendo una cazzata. Io la mattina onestamente me la sono fatta sotto, quando sono andato in pista con la borsa ho detto ma io che cavolo sto facendo qua dentro, sono qua da solo in mezzo a questi. E quella di Martina era tutta una finta, ovviamente, ma ho firmato io. E in relazione a come va la gara oggi, facciamo l'indagine. Sgarzi, bandiera tricolore, lo scatto, vediamo. Partenza, prima curva, prima. Davanti c'è il numero 5, ovvero Maverick Viñales. Sì, non mi sembra buona la partenza di Max Biaggi, adesso non ho visto. Uno, vai! Stonati, ora andremo a vedere come si riproporrà. Guardo, vedo che siamo secondi, qualcuno dei grossi è finito dietro. Secondo posto, seconda coppia, Maverick Viñales e Stefano Cordara. Grande Stefano! Grande! Applausi, applausi, applausi. Wow, wow, wow. L'Aprilia All Stars è un evento che c'è da qualche anno, però quest'anno volevano fare una cosa in più, creare un po' di show facendo una gara coinvolgendo i piloti MotoGP e poi mettendo dentro qualche ospite, guest. Doveva essere una cosa un pochino più goliardica. Paolo Pizzini, che è il PR di Piaggio, capo della comunicazione, ha detto stiamo mettendo in piedi delle squadre, io voglio te. Se vuoi correre in questa manifestazione, sarà una cosa divertente, va bene. E io ho fatto la licenza. La cosa era in realtà molto sotto traccia, nel senso che quello che mi è stato detto è vieni lì, facciamo questa show race con i piloti. Non era chiaro cos'era, com'era, se era un endurance, se era una gara vera, se era show, non era chiaro, però io ho sempre amato le sfide, anche quelle un po' impossibili, e quindi ho detto vabbè, insomma, alla mia età si può anche andare. Non è la prima volta che vado a correre con i piloti, ho fatto un po' di garette insomma, nel mondiale endurance, quindi correvo anche con quelli veri, però non erano quelli della MotoGP. È vero che vai a divertirti, però è sempre una gara e comunque il confronto diretto non c'è mai stato. Non è la prima volta che vado in pista con dei piloti, alle presentazioni stampa si fa, ma sia un po' al cazzeggio, vogliamo dirla così. E invece qua l'impressione era che man mano che ci si avvicinava all'evento la cosa diventava sempre più seria, vogliamo chiamarla seria? Sì, perché comunque quando sei in gara poi i piloti sono piloti. 7:27 del mattino, c'è la spiaggia dietro di me, ma io oggi non vado in spiaggia, vado a Misano perché mi sono fatto tirare in mezzo in una roba che insomma, adesso mi sto pentendo. Sì. Queste sono le cose che succedono sempre nelle mie fantomatiche idee fantastiche che mi vengono. Non è la prima volta, tipo quando sono stato su Zucca ho detto ma forse era meglio se stavo a casa, quando ho fatto il CIV con la BMW uguale. Mentre andavo a Misano ho detto sto facendo una cazzata. La storia insegna che quando corri e sei attivo, un pilota in attività, hai dei meccanismi di un certo tipo. Poi smetti di correre, anche i più bravi, perdi subito quella cosa. Allora, noi facciamo i giornalisti, io faccio il giornalista, provo tante moto, e il fatto di provare tante moto diverse ti fa sempre arrivare a un buon livello, ma mai al livello di spremere fino all'ultimo. E quindi poi se tu smetti di correre, quel pezzettino di quel mezzo secondo in più ti viene a mancare. E devi girare. E invece qua non si girava niente. Ci sono i piloti della MotoGP, Olivera, così in un gruppo. Io sono insieme a Capirossi, Gramigni in un altro gruppo, facciamo prove libere 10 minuti, qualifiche 10 minuti e poi si comporranno delle coppie per fare una mini endurance. Non ho capito se è il più forte col più lento, che sarò io o che cosa, però si fanno 4 giri, 4 giri, 4 giri e finisce l'endurance. Bellissimo, ma Devi dare tutto, è vero, è una 660. Dici la moto è facile, però proprio perché è una 660 devi entrare in curva a una velocità che, e alla mia età,
io ci metto un po' a prendere il ritmo, devo dire la verità, cioè devo girare un pochino, e quindi questa cosa qui all'inizio mi ha un po' destabilizzato. Infatti ho cercato in tutti i modi di andare là il giorno prima, di girare, perché poi mi hanno detto che era completamente vietato, e poi ovviamente il venerdì hanno girato tutti, tranne me. Venerdì sera arrivi in circuito per la cena, fai l'appello e direi che non manca nessuno. No, mancano tutti, cioè i piloti ci sono tutti, e gli altri che dovevano venire a fare lo show, nessuno. Per vari motivi, uno perché non stava bene, uno perché gli è stato impedito dalla sua società, o l'altro perché non aveva voglia di fare la licenza, mi sono trovato solo io. Mi sono trovato solo io e i piloti della MotoGP. Mi hanno accolto benissimo, cioè come, non voglio dire come uno di loro, però mi faceva un po' specie perché erano tutti con le tute ufficiali a Aprilia, così poi c'ero io che era proprio quello fuori dal coro. Se fossimo stati un po' di più avremmo mischiato più le cappe. Io sono un po' stata la mosca bianca in questo contesto. Allora, ho cenato con Capirossi, che vabbè, insomma, abbiamo riso tutta la sera, però capivi già che se la prendeva sul serio perché non beveva vino la sera prima. No, domani devo correre. Cazzeggiavamo, ma mi ha detto no, vedrai che domani io vado più piano di te. Gli ho detto io sarò sicuramente l'ultimo, il più lento. Lui fa no, vedrai che io domani vado più piano di te, ma perché il meccanismo nessuno lo conosceva, ma forse Capirossi qualcosa sapeva. E fatto sta che questa gara sarebbe stata un endurance, e lì un pochino mi sono un po' ringalluzzito. E il più lento sceglieva il più veloce, o meglio sceglieva il pilota con cui voleva correre, dal più lento poi a salire. E qui si capisce la strategia del Capirossi bastardo, che ha capito come girava il fumo, e quindi nelle libere è andato forte, nelle qualifiche è andato molto più piano. E quindi era ultimo, e quindi ha scelto il più veloce, che era Oliveira. Però i primi tre andavano, non si sono proprio risparmiati, cioè Oliveira, Viñales, Biaggi e Espargaró, cioè tempi veramente da paura. 45-1, 45-4 è il giro veloce di Oliveira, con una moto completamente di serie. Questa è vero perché l'ho vista, ce l'avevo lì, l'ho guidata, è una moto, non aveva neanche staccato l'ABS, però sono tempi pazzeschi. Sono andato distinto. Distinto e di ragionamento. Il secondo più veloce era Viñales, ho scelto Viñales. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che Maverick, io gli ho chiesto scusa, perché ho detto Maverick, scusa, no, dai che facciamo, vediamo, vedrai che facciamo bene. Mi ha caricato. Io la mattina onestamente me la sono fatta sotto, quando sono andato in pista con la borsa ho detto ma io che cavolo sto facendo qua dentro, sono qua da solo in mezzo a questi. Poi quando sei lì entri in un altro mood, che è il mood della gara. Solo uno che ha corso capisce cosa vuole dire entrare in quel mood. E quindi due aneddoti. Viñales nel box che mi guarda e mi dice ma tu vuoi cazzeggiare o vuoi fare la gara vera? E ho detto no, facciamo la gara vera. Bueno, quindi vuol dire allora facciamo sul serio. Se no lui era già pronto a tagliare le varianti, a fare cose. Però poi gli altri si sono presi sul serio, cioè appena c'è stato da spingere nelle qualifiche e poi nella gara non si è tirato dietro più nessuno. Quando ho saputo che era un endurance ho detto beh, qui posso non dire la mia quanto a velocità, ma dire la mia quanto a esperienza, un po' di partenze endurance le ho fatte. Viñales non era mai partito per una gara endurance, quindi ho detto mi posso permettere di spiegarti due cose, e gli ho spiegato come lasciare la moto in prima con la chiave girata, come posizionarsi e anche come salire. Vamos, marcia posada, esta così. Ok? Ma adesso fate prima il warm up. Ma comunque ci provo. Più avanti. Tu sali così. Uy, mierda, ecco. Ok. No, va bene. Ma io faccio warm up allora. Warm up e poi partenza. Partenza è con la bandiera piano e poi quando tira giù. Sembra di essere in Malesia. Sì, di solito da dove che ti butti alla moto? Da lì o da qui? Io giro così perché prendo prima la frizione. Però esatto. Lorenzo Savadori, Max Biaggi. Sono piccole cose, ma in una gara
come questa qui che durava 11 giri, guadagnare anche 2 secondi alla partenza. I piloti si portano nel lungo rettilineo arena che porta all'ingresso. Guardate i piloti pronti allo scatto, attenzione alla bandiera tricolore nelle mani del direttore di gara dell'autodromo di Misano, Fabio Sgarbi. Bandiera tricolore, lo scatto, vediamo Max Biaggi che aspettava in sella e scattano in protagonizzazione. I piloti sono a variante parte davanti, c'è il numero 5, ovvero Maverick Viñales. Partenza, prima curva, primo, con 2 secondi di vantaggio. Il pilota che ha avuto qualche problema all'autonomia sta diventando queste 5 le moto compatte là davanti e forse il numero 3 di Max Biaggi in questo momento con un paio di secondi di ritardo. Oliveira un paio di decimi, intanto mamma mia. Norris in Trackhouse, la squadra americana che lo schiera nel mondiale, rientrano ai box. È il cambio pilota, attenzione, momento molto emozionante. Quando mi ha ridato la moto eravamo secondi dietro a Oliveira, con un po' di vantaggio sul terzo e il quarto che erano Espargarò e Baiocco, e poi i 2 ragazzi che fanno il trofeo Colombi. Io sono entrato, ho detto devo cercare di perdere il meno tempo possibile. Capirò si era già andato perché ovviamente aveva un ritmo e io mi sono trovato a girare praticamente da solo. Capirò su un puntino e la verità è che sono andato piano, più piano di quello che potevo andare io veramente, però in quel momento lì sei un po' una tensione, anche pubblico ce n'era tanto, cioè un po' la paura di fare qualche stupidata. Mi sembrava di guidare forte, poi faceva caldo, però alla fine sì, ho fatto dei buoni tempi, ma non i tempi che io potrei fare normalmente. Ho detto vabbè, devo perdere meno tempo possibile e quindi ho fatto praticamente 2 giri dei 4, 2 giri e mezzo completamente da solo, nel nulla con sta moto, concentrato solo a cercare di fare il meglio che si poteva. Ho detto devo ridargli la moto con un minor ritardo possibile. All'ultimo giro mi ha passato Espargarò, salutandomi tra l'altro, così, mi ha passato anche Colombi e lì poi praticamente ho cercato di tenerli quel giro lì, perdendo il meno tempo possibile, e poi ho messo in atto un po' un altro dei trucchetti o comunque dell'esperienza dell'endurance. Loro sono usciti nella corsia dei box rallentando molto, come si fa normalmente quando si esce, ma nell'endurance quei secondi lì contano tantissimo, per cui io fino ai 60 all'ora sono entrato praticamente col ginocchio per terra nella corsia di accelerazione, sono entrato fortissimo e gli ho rimangiato non tutto il vantaggio che avevano, ma 3/4. E quindi quando gli ho ridato la moto a Viñales non ci credeva neanche lui che erano così vicini. C'era una pausa di 15 secondi, dovevi spegnere la moto, neutralizzava tutto, l'altro pilota aveva tempo di salire, aspettava 15 secondi, riaccendeva e ripartiva. Quindi lui era partito sostanzialmente a ridosso di Baiocco e dell'altro pilota e quindi Oliveira ormai era andato. Però eravamo lì a giocarcela, siamo partiti quarti e poi lui ha fatto dei tempi da paura e se l'è rigiocata ed è arrivato ancora secondo. Olè, bravo! L'ultimo giro, quello run lì è andato forte. Hai visto il sorpasso dall'esterno? Sì, è una cosa un po' surreale. Arriviamo, io guardo, vedo che siamo secondi, cioè quindi questa cosa qua è andata oltre le più rosee aspettative. Mi immaginavo ovviamente se ti mischiano il veloce col lento di essere nella mischia ma non di far secondi. Qualcuno ha avuto dei problemi, magari appunto Biaggi alla partenza non ha avuto la chiave, che non ha girato la chiave nel modo giusto, insomma non gli è entrata la prima, insomma ha fatto qualche casino e quindi si sono persi subito l'occasione, perché su 11 giri sono veramente pochi e noi eravamo lì secondi e qualcuno dei grossi è finito dietro.
Secondo posto, seconda coppia, Maverick Viñales e Stefano Cordara. Grande Stefano! Grande! Applausi, applausi, applausi. Beh, io sono molto contento Wow, perché wow, sì, wow. da un lato c'è un grandissimo campione e dall'altra un grande appassionato che va però molto veloce. Sì, mi hanno mandato dei messaggi e vabbè, insomma, scherzosi. Stefano, auguri per il tuo coraggio da battagliare con tutti i giovani matti. Spero che ti abbia piaciuto il mio saluto e è stata una giornata molto divertente. Ciao. Allora, lei mi ha salutato, non mi è piaciuto il suo saluto, perché no? Però adesso, intanto, visto che lo stiamo registrando dopo che si è fatto male, auguri a lei. No, è stato, sì, hanno apprezzato, all'inizio hanno detto, ma chi è sto qua? Poi quando eravamo lì hanno detto, vabbè, è un incosciente come noi e quindi mi hanno preso bene. Beh, comunque a lei non mi è piaciuto, però ho visto le linee che facevi e come apriva in curve e c'è sempre da imparare, quello sì. Stefano, dall'All Star ti volevo dire che abbiamo fatto una partenza incredibile, quindi i consigli che mi hai dato mi hanno dato bene, perché eravamo gli ultimi e dopo la prima curva l'abbiamo fatto primi, quindi lì abbiamo vinto un bel po' di tempo. E dopo, quando hai ritornato al box, dai, ho dovuto fare 3 giri alla morte. Mi hai lasciato 3 giri per essere sul podio. No, ma veramente sono contento da quanto ci hai messo, perché alla fine te la stavi prendendo come se fosse una gara vera. Ho visto che stavi un po' nervoso, ma tranquillo che abbiamo fatto un bel match. Sono stato contento anche perché hai riuscito a fare il massimo con quello che avevi, quindi bene, sono contento, dai. Abbiamo fatto un bel podio. Ho fatto il massimo con quello che avevo e soprattutto 25 kg in più rispetto a loro, okay? Quindi questo non è... C'è una definizione fisica che si chiama quantità di moto, che è massa per velocità. Alla stessa velocità, se tu hai più massa, hai più questa... e quindi devi frenare di più. È stato bello stare dentro con loro perché veramente quando sei in pista insieme capisci che alcune cose le sai, le linee, però la frenata, l'accelerazione, come loro percorrono, ti fanno vedere che nonostante tu vada in pista da 1000 anni, poi ce n'è da imparare tantissimo. E c'era anche il buon Sava. Ho girato varie volte in pista con Stefano e ogni volta che entriamo in pista va sempre più piano. Stefano, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo assolutamente migliorare. Un abbraccio Stefano. Tanto un abbraccio a te Sava, però volevo dire una cosa, nell'endurance non conta solo la velocità. Allora, Massimo voleva girare anche lui, quindi era uno di quelli che doveva essere nel gruppo per fare un po' di show. Poi ovviamente il suo ruolo non glielo consente, ma lui sarebbe stato volentieri della mischia. Si è divertito come un bambino. Allora, io quello che devo dire, secondo me, tutti i piloti sono divertiti. Viñales ha detto la prendevi come una gara vera, ma quando sono dentro lì nessuno vuole arrivare dietro, perché anche se tu stai facendo la corsa dei sacchi sei sempre un pilota. E quando ho visto le prove di partenza che faceva Viñales, il fatto che sono andati a girare il giorno prima, è sempre un gioco, è un bellissimo gioco, però è sempre una gara. L'anno prossimo non so, chi lo sa, speriamo che rifacciano questa gara perché è bellissima, speriamo che mi richiamino, speriamo che venga qualche collega in più, così almeno ci divertiamo. Nel frattempo avrò un anno in più, sarà ancora peggio e quindi avrà ragione anche Savadori che ogni anno che passa io vado sempre più piano e quindi, però tanto sarò lì.